Nuovo sviluppo nel caso Garlasco, perquisizioni e accusa di corruzione per l'ex procuratore Venditti. Il caso di Garlasco, legato all'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, sembrava chiuso da anni con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Eppure, a quasi 20 anni da quel delitto, nuove ombre si allungano sul lavoro degli inquirenti e della magistratura che all'epoca seguirono la vicenda. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo che punta il dito contro l'ex procuratore aggiunto di Pavia, oggi presidente del Casinò di Campione d'Italia, Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari. L'inchiesta ipotizza che, nel 2017, Venditti avrebbe favorito l'archiviazione delle indagini a carico di Andrea Sempio, amico d'infanzia di Chiara, e per un certo periodo finito sotto la lente degli inquirenti, in cambio di una presunta somma di denaro che oscillerebbe tra i 20 e i 30.000 euro. L'alba delle perquisizioni. La mattina del 26 settembre si è aperta con una serie di perquisizioni simultanee eseguite da carabinieri e guardie di finanza. Gli uomini delle forze dell'ordine si sono presentati nelle abitazioni di Venditti a Pavia, Genova e a Campione d'Italia, ma anche nelle case dei familiari di Andrea Sempio e in quelle di due ex carabinieri, che all'epoca del delitto operavano nella sezione di polizia giudiziaria della Procura Pavese e che oggi sono in congedo. In totale i decreti hanno riguardato 9 persone, segno che l'indagine bresciana non si limita a sospetti individuali, ma mira a chiarire l'eventuale esistenza di una rete di protezione attorno alla figura di Sempio. Il block notes è quell'appunto enigmatico. La scintilla che avrebbe riacceso l'attenzione investigativa su questo fronte è stata la scoperta di un appunto manoscritto trovato in un block notes nella casa dei genitori di Andrea Sempio. Sul foglio poche parole ma pesantissime. Venditti, Jeep Archivia X2030, euro, febbraio 2016. Un promemoria che secondo gli inquirenti porta la grafia di Giuseppe Sempio, padre di Andrea. La notazione appare quasi come un promemoria contabile, con la menzione del magistrato, del giudice per le indagini preliminari e di una cifra. C'è però un dettaglio che non quadra. L'archiviazione del fascicolo a carico di Andrea Sempio è datata 2017, un anno dopo la data riportata sul foglio. Questo scarto temporale rende l'appunto un enigma da decifrare. Fu scritto per errore? Fu vergato in anticipo, quando già si immaginava l'esito del procedimento? Oppure rappresenta solo una traccia priva di fondamento concreto? Gli investigatori comunque hanno preso il ritrovamento molto sul serio. Il block notes è stato sequestrato e la scrittura sarà sottoposta a perizia grafologica per stabilire senza margini di dubbio la paternità delle note, le anomalie dell'archiviazione. Il fascicolo su Andrea Sempio era stato aperto in seguito ad alcune intercettazioni ambientali che sollevavano interrogativi sui suoi spostamenti e sui suoi rapporti nel periodo successivo al delitto. Nonostante ciò, nel giro di pochi mesi, la posizione di Sempio venne archiviata. Oggi, con il senno di poi, quell'archiviazione viene riletta con occhi diversi. Secondo l'accusa ci sarebbero state omissioni nella trasmissione delle intercettazioni, strane soffiate, che avrebbero consentito ai familiari di Sempio di prepararsi agli interrogatori, e soprattutto un clima di anomala fretta nella gestione del fascicolo. È proprio in questo contesto che gli inquirenti bresciani collocano l'ipotesi di un intervento corruttivo, l'ombra dei soldi e i conti da ricostruire. Parallelamente alle perquisizioni, i magistrati hanno ordinato verifiche sui flussi bancari di Giuseppe Sempio. Alcuni movimenti di denaro sospetti, risalenti ai primi mesi del 2017, sono finiti sotto osservazione. Trasferimenti consistenti verso conti riconducibili alla famiglia, che potrebbero, secondo la ricostruzione degli inquirenti, essere legati al presunto pagamento della tangente. Naturalmente, al momento si tratta solo di ipotesi investigative. Ma se fosse provato un collegamento diretto tra quelle movimentazioni e l'archiviazione del fascicolo, l'accusa di corruzione assumerebbe una consistenza ben più solida. Un caso che non smette di sorprendere. L'omicidio di Chiara Poggi resta uno dei casi giudiziari più seguiti e controversi della cronaca italiana. Dopo anni di processi e ribaltamenti, la condanna definitiva di Alberto Stasi aveva sancito la chiusura della vicenda giudiziaria. Eppure, la scoperta di nuovi elementi relativi alla conduzione delle indagini rimette in discussione la trasparenza di tutto l'impianto investigativo. Non è in discussione, almeno per ora, la condanna di Stasi. Ciò che si sta valutando è se negli anni successivi all'omicidio ci siano stati comportamenti illeciti o collusivi da parte di chi avrebbe dovuto garantire la corretta amministrazione della giustizia.
Il coinvolgimento di un magistrato di alto profilo come Venditti, insieme a sospetti su ex uomini dell'arma e sui familiari di Sempio, fa pensare a una vicenda più ampia di quanto finora si fosse immaginato. Cosa succede adesso? Le prossime settimane saranno decisive. Le analisi grafologiche, i riscontri sui conti correnti e l'eventuale acquisizione di nuove testimonianze diranno se la pista della corruzione troverà conferma o si sgonfierà. Per ora resta la sensazione che il caso Garlasco continui a produrre colpi di scena, quasi fosse una ferita mai del tutto rimarginata, e che il nome di Chiara Poggi, a distanza di 18 anni dalla sua morte, continui a evocare non solo dolore e memoria, ma anche misteri irrisolti e verità parziali, ancora da portare pienamente alla luce.